Ciao! Oggi Heavy Metal Heaven analizza un EP d'esordio perfetto sotto il lato formale, ma a cui ancora manca una vera e propria direzione. Tra gli insegnamenti appresi in questi oltre 10 anni di Heavy Metal Heaven, uno dei più ovvi è che non tutte le ciambelle riescono col buco. In special modo se si tratta delle prime. Che sia per fretta di pubblicare, per immaturità o per altri motivi, sono diversi caso per caso, negli ultimi anni succede spesso che una band inizi la propria carriera in maniera non ottimale, o almeno senza le idee del tutto chiare. È il caso anche della band di oggi, i The World Without Us. Nati in Pennsylvania nel 2018, hanno di recente esordito con Body Force, EP di 4 tracce risalente allo scorso 8 luglio. Si tratta di un lavoro che mostra diversi punti di forza, in primis il suono. Situato da qualche parte, tra progressive, gent e deathcore, pesca da questi e da altri generi, specie death e groove metal, ma non solo, per cercare di stupire. E in parte ci riesce pure, merito non solo di alcune costruzioni ardite e di alcuni passaggi che lasciano senza fiato, ma anche delle capacità dei The World Without Us stessi. A livello tecnico è indiscutibile che gli americani siano tutti dei veri mostri e non solo. La loro abilità è valorizzata da una registrazione pulita e pesantissima, molto più professionale della media degli EP d'esordio. Se sul lato formale non gli si può muovere nessuna critica, Body Force manca però di sostanza. Non che i The World Without Us soffrano una carenza di idee, questo no. Del resto, il loro genere è improponibile da suonare senza averne in grande quantità. Il problema vero è piuttosto che quelle messe in campo dagli statunitensi non hanno una direzione che le leghi in maniera coerente e possa dare un senso più forte alla musica dell'EP. In Body Force, i The World Without Us sembrano indecisi su dove andare. A tratti spingono sul loro lato estremo, altrove in senso progressivo o atmosferico, in altri frangenti ancor più sulla melodia o sulla tecnica. Spesso tutto ciò avviene anche all'interno delle singole canzoni. Niente di male in sé, ci sono tante band che hanno costruito carriere di successo suonando musica in continuo cambiamento. Gli Opeth sono il primo esempio che viene in mente. Il problema è che il gruppo americano non riesce a farlo in modo efficace. Intendiamoci, non è sempre così. A tratti i The World Without Us riescono anche a trovare l'ispirazione giusta e a mostrarsi brillanti. In parte succede in Eden, che ha un breakdown deathcore improvviso e una parte principale di vago retrogusto post-metal, anche se a tratti si perde in fasi che cercano l'emozione senza trovarla. Ma il pezzo che spicca davvero in Body Force è Peril. Tra passaggi quadrati, possenti e altri capaci di emozionare senza risultare artificiosi, colpisce bene anche a dispetto di una struttura molto tortuosa. Merito anche di influssi progressive più spinti, non solo a livello di tecnica, ma anche di sensibilità, che grazie alle melodie e alla voce di Mario Paolo Canavarro si sprigiona molto bene. Per il resto, tuttavia, Body Force risulta non avere un'idea chiara e a tratti risulta solo una collezione di passaggi slegati tra loro. Molti di essi sono anche validi presi a sé stanti, ma nel complesso il risultato è freddo, poco incisivo. È anche vero che da queste tracce i The World Without Us sembrano non avere solo tecnica, ma anche ampi margini per andare oltre e creare musica di sostanza. Gli americani dovranno però trovare una direzione stilistica più forte se vorranno sfruttare appieno questo potenziale e dargli il giusto valore. La strada avanti a loro è molto lunga, ma chissà che con lavoro e impegno non riescono a percorrerla fino in fondo. Voto di Heavy Metal Heaven 62 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi abbiamo terminato. Se ti è piaciuta la recensione metti il like, commentala e condividila. Puoi anche seguire il nostro canale e cliccare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.